Certe ricette non si scrivono, si tramandano in silenzio, tra gesti che sanno di casa, il profumo del polpettone che riempie la cucina come si faceva allora, quando le domeniche avevano il sapore della Sicilia, e le mani di mia madre chiudevano dentro l'impasto tutto ciò che non si poteva dire. Oggi quel profumo ritorna e con lui ogni cosa. Buongiorno a tutti cari amici e ben ritrovati nella mia cucina del Giramondo dei Fornelli. Oggi cuciniamo insieme il polpettone ripieno della domenica, ma non è il solito polpettone, è un piatto che profuma di Sicilia, delle domeniche di festa a casa della nonna e di ricordi che non si dimenticano. È una ricetta facile da fare, capace di riportarvi indietro nel tempo con un solo morso. Se vi piacciono le ricette che raccontano una storia, lasciatemi un like, mi raccomando, e iscrivetevi al canale per attivare la campanella. Scrivetemi nei commenti qual è il piatto che vi riporta alla vostra infanzia, alla vostra tavola e ai vostri affetti. Io vi lascio alla visione del video e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Per 4-5 persone occorreranno 600 g di macinato misto, un uovo, 100 g di grana grattugiato, sale e pepe quanto basta, uno scalogno e del prezzemolo tritato quanto basta. Per il ripieno 250 g di polpa di pomodoro, 100 g di grana grattugiato, 150 g di pane grattugiato, una cipolla, sale e pepe quanto basta, 40 g di passolina siciliana o in alternativa 40 g di uva passa sminuzzata e del prezzemolo tritato. Infine vi serviranno 200 g di prosciutto cotto, 6-7 sottilette o in alternativa delle fettine di fontina. Nella ciotola con la carne tritata aggiungo l'uovo, il sale, il pepe e il grana grattugiato. Grattugio lo scalogno e lo incorporo. Poi trito il prezzemolo e lo aggiungo. Infine impasto tutto fino a ottenere un composto omogeneo. In una padella verso olio extravergine di oliva e faccio rosolare una cipolla tritata. Quando è leggermente dorata aggiungo la polpa di pomodoro. Sale e pepe quanto basta e la passolina siciliana. Lascio cuocere a fuoco medio per 15 minuti. Spengo il fuoco e lascio raffreddare. Una volta freddo aggiungo il pane grattugiato, il grana e il prezzemolo tritato. Poi amalgamo fino a ottenere una consistenza compatta e asciutta. Stendo dei fogli di alluminio e sopra dispongo la carta da forno, creando la base su cui lavorare. Adagio il composto di carne e lo appiattisco con le mani. Copro con un altro foglio di carta forno e stendo ulteriormente l'impasto con il mattarello. Sistemo sopra le fette di prosciutto cotto e poi le fette di formaggio.
Infine distribuisco il ripieno di polpa di pomodoro in modo uniforme. Aiutandomi con il foglio di alluminio, comincio ad arrotolare il polpettone, cercando di mantenere una forma compatta e uniforme. Una volta chiuso, lo sigillo bene con le mani, facendo attenzione a chiudere anche i lati. Lo avvolgo completamente nel suo involucro, stringendo leggermente per evitare aperture in cottura. Trasferisco il polpettone in una teglia da forno, metto in forno a 220 gradi e faccio cuocere per circa un'ora.